Il vantaggio di fare la focaccia in casa è che possiamo scegliere il grano che andiamo a utilizzare, ma poi possiamo anche scegliere l'olio. Io utilizzo un olio extravergine di oliva di un frantoio pugliese di altissima qualità, e poi posso anche scegliere quanto sale mettere sulla mia focaccia. Tutto questo non esiste per la focaccia che andiamo a comprare dal fornaio. E ancora c'è da dire che io di focaccia ne faccio sempre una certa quantità, perché poi la taglio, la metto in un sacchetto di plastica e lo vado a mettere nel congelatore. La focaccia, ma come la pizza e anche il pane, non andrebbero mai mangiati caldi appena sfornati, perché se noi li facciamo raffreddare si formerà l'amido resistente, e se poi li andiamo a congelare è ancora meglio, perché avremo una scorta sempre pronta, ma soprattutto il glutine contenuto in questi prodotti da forno risulterà più digeribile. Però, per essere onesta e dirvela tutta, vi devo anche dire che per fare la focaccia abbiamo bisogno di tempo. Preparo l'impasto la sera prima quando non ho fretta, vado a mettere la biga in frigo per tutta la notte e poi il giorno dopo la stendo, la faccio ancora un pochino lievitare e poi la vado a infornare. Quindi adesso vado a impastare e vi faccio vedere mano a mano tutte le varie fasi da seguire per avere una focaccia veramente perfetta. Gli ingredienti vanno pesati. Ci vuole mezzo chilo di farina, e questo è un sacchetto da mezzo chilo, quindi glielo mettiamo tutto, 8 grammi di sale e 3-4 grammi di lievito di birra secco, e corrisponde a mezza bustina. Andiamo a mescolare insieme le polveri con una spatola e poi andiamo ad aggiungere 420 ml di acqua. E facciamo assorbire l'acqua nella farina. Mettiamo il coperchio e lasciamola riposare per mezz'ora. E dopo mezz'ora facciamo il primo giro di pieghe. Facendo le pieghe l'impasto prende consistenza. Rimettiamo il coperchio e aspettiamo un'altra mezz'ora. È passata mezz'ora e facciamo il secondo giro di pieghe. Rimettiamo il coperchio e aspettiamo ancora mezz'ora. E ora che è passata un'altra mezz'ora facciamo l'ultimo giro di pieghe. Possiamo mettere il coperchio e adesso questa la andiamo a mettere nel frigo per almeno 20 ore. Ci vediamo domani. Andiamo a fare qualche piega e diamoci 10 minuti per farla assestare. Nel frattempo andiamo a preparare una salamoia. Per fare la salamoia dobbiamo mettere uguale quantità di acqua e di olio. Mettiamo un mezzo cucchiaino di sale e andiamo ad emulsionare per far sciogliere il sale. Ungiamoci le mani con l'olio e delicatamente andiamo a stendere per bene la focaccia, in modo che abbia tutta lo stesso spessore.
Distribuiamo ancora salamoia. Se piace mettiamo del rosmarino. E terminiamo con del sale grosso macinato.